Mi sono svegliato polemico oggi, mi sono svegliato polemico, sono veramente infastidito dopo Napoli-Milan. Mi sento anche preso in giro, se devo dire la verità, perché siamo nei giorni in cui si parla del disastro del calcio italiano. Abbiamo sentito da tutte le parti i problemi del nostro pallone, tutto quello che non funziona, la cultura sportiva che va rifondata. E in questo contesto, nella sera di Pasquetta, arriva Napoli-Milan, sfida tra seconda e terza in classifica, sfida che per la più classica delle frasi fatte dovrebbe essere anche uno spot per il calcio italiano, una pubblicità per far appassionare tutti alla nostra Serie A. Si presentano Conte e Allegri in una partita in cui praticamente non hanno interessi, se ascoltiamo loro, perché è vero che Conte ha detto che proverà fino all'ultimo a vincere questo scudetto, ma poi dice anche che l'obiettivo in realtà è la Champions League, così come Allegri che guarda più al quarto posto piuttosto che a quelli che gli stanno davanti. E allora non avete niente da perdere, siete la seconda e la terza squadra del campionato, avete investito centinaia di milioni di euro, avete inserito giocatori offensivi anche nel mercato di gennaio e tirate fuori una partita così imbarazzante? Tirate fuori una partita così brutta, noiosa e devastante? Io ragazzi 10 tiri il Napoli e 7 il Milan, mi sembra expected goal 0,80, 0,6, ma spettacolo di una noia mortale. Ma spot de che di preciso? Ma spot di che cosa? Uno spot per la melatonina per andare a dormire, uno spot per gli altri canali, per prendere il telecomando, cambiare e non guardare la Serie A, guardare tutt'altro che la Serie A. E sento ancora l'esaltazione di Conte, di Allegri, i salotti televisivi protetti sempre dai loro lecchini. Allegri che comunque raggiungerà il suo obiettivo e ha fatto una cosa straordinaria nelle difficoltà del Milan. Conte che, poverino, ha avuto un sacco di infortuni, ancora questa storia degli infortuni. Ho fatto il grande errore di aprire X stamattina e leggo subito Diego De Luca, che non conosco, leggo scritto giornalista professionista, non lo conosco personalmente, non so se è un troll che cerca interazioni, ma scrive: con una quantità normale di infortuni e con una normale applicazione del regolamento il Napoli sarebbe lì a giocarsela punto a punto, quindi per colpa degli infortuni e degli arbitri il Napoli è fuori dalla lotta a scudetto. Ci viene detto, ma sì dai, è per forza un troll, perché la parte sugli arbitri si commenta da sola, dopo Vergara contro il Genoa e tutte le cose anti-Inter che ci sono state quest'anno si commentano da sole, ma ancora questa storia degli infortuni che è stata ripresa anche dai giornali come se il Napoli fosse l'unica squadra con gli infortuni quest'anno. Stamattina con Simone e Romina ci siamo sentiti, stavamo parlando e Romina ha fatto un conteggio molto rapido, e la ringrazio, di i giorni saltati per infortunio dai giocatori dell'Inter quest'anno. E dai 103 giorni di Dumfries ai 69 di Cianoglu, i 53 di Mkhitaryan, i 102 di Darmian, i 40 circa di Lautaro Martinez, eccetera, eccetera. Ecco, secondo i dati di Transfermarkt, molto velocemente siamo ben oltre i 530 giorni di infortuni per l'Inter. E tra l'altro, a proposito di infortuni, il Corriere dello Sport oggi lancia anche un allarme in vista di Como Inter, perché dopo Inter Roma sarebbero da monitorare nelle prossime ore 3 giocatori usciti acciaccati, 3 giocatori molto importanti. Lautaro Martinez, che è uscito con del ghiaccio sul polpaccio e dietro la coscia, Thuram che zoppicava e Bastoni che ha avuto una contusione alla caviglia, più Di Marco che non è ancora molto brillante fisicamente. Quindi il Corriere dello Sport oggi lancia questo allarme relativo alle condizioni di elementi molto importanti della rosa dell'Inter. Non credo, personalmente, vi dico un po' la mia, non credo che siano situazioni allarmanti e preoccupanti in realtà, perché il ghiaccio si usa spesso, soprattutto su Lautaro che tornava da un infortunio. Di sicuro però, ecco, Lautaro e Bastoni non sono ancora al 100%, ovviamente. Detto che non voglio star qui adesso a fare la conta su chi è più sfortunato, chi ha avuto più infortuni, eccetera, eccetera. È un giochino che lascio tranquillamente a loro, anche perché secondo me quando gli infortuni poi cominciano ad essere tanti non si può più parlare solo di sfortuna, non c'è solo sfortuna, assolutamente. Però ecco, dopo un Napoli-Milan così brutto, a me personalmente, più che dire bravi a Conte e Allegri che con centinaia di milioni di investimenti hanno fatto il loro e raggiungono il loro obiettivo, mi verrebbe da dire: ma tutto qui? Cioè, veramente, tutto qui? Sono questi gli allenatori, sono queste le idee di calcio che devono essere esaltate in Serie A? È davvero questo quello che va esaltato in questo campionato? Anche perché poi vado a guardare la classifica mi porterebbe a dire intanto che in testa, davanti a questi vecchi volponi, a questi allenatori molto esaltati,
c'è un allenatore che arrivava da 13 panchine in Serie A e che in questo turno, ecco, di fronte a così tante esaltazioni di Conte e Allegri, ha guadagnato un altro punticino in realtà, perché la seconda prima era il Milan a -6, adesso è il Napoli a -7 e quindi l'Inter guadagna un altro punto sulla seconda. Un Inter che ha nettamente il miglior attacco con un più 45 di differenza reti. Il Napoli, ragazzi, è secondo con più 17 di differenza reti, 47 gol segnati e 30 gol subiti. Il Milan è a più 23, abbiamo doppiato le nostre rivali e non c'è nessuno che tiene il passo dell'Inter dal punto di vista dei gol segnati e subiti e anche dal punto di vista della classifica, ovviamente. E allora se vogliamo dirlo, se vogliamo dirlo alla Gravina, se vogliamo tutelare il brand Serie A, per dirlo alla Gravina, bisognerebbe forse esaltarla un po' di più, una squadra che ti porta la media di oltre 2 gol a partita, che ti porta un po' di spettacolo da mettere negli highlights, da far girare e da far conoscere. Una squadra che sta staccando quelli dietro e di cui invece si parla per il blocco Inter che era dentro la nazionale che non è andata al mondiale, in cui arriva un gol di Çalhanoğlu spettacolare e diventa una papera di Svilar, ma per la miseria, dico io. C'è finalmente una giocata di buona classe in un campionato che è sempre più triste, sempre più povero di campioni e anziché esaltare quella giocata e farla vedere, rivedere, ripubblicare, eccetera, eccetera, si discute, ma sarà colpa del portiere, ha posizionato male Svilar, poteva far meglio Svilar. Ma porca miseria, ragazzi, e lo ridico ancora una volta. Il doppio peso che si usa nelle analisi sta diventando terrificante, anche perché stavo guardando Udinese Como, guardavo Udinese Como per prepararmi anche al Como che affronteremo nel prossimo weekend. E a un certo punto, voi avete sentito sui social parlare della simulazione di Morata? Io non ho sentito ancora nessuno, francamente, parlare della simulazione di Morata, che a un certo punto può partire in campo aperto e in duello con Eizibue e anziché provare a superare l'avversario, ad andare più veloce, non c'erano più difensori, poteva andare in campo aperto verso la porta dell'Udinese e anziché andare verso la porta, prova a far espellere l'avversario perché Eizibue gli mette una mano sul petto e lui si tocca la faccia, si butta a terra e sostanzialmente voleva far cacciare l'avversario. Visto che era in campo aperto, ultimo uomo, senza altri difendenti, eccetera, eccetera. E avete sentito voi delle lezioni morali per Morata, come ci sono state per Bastoni? Io francamente no, non ho sentito lo stesso trattamento, no. Tutt'al più del Como si parla anche per prendere un po' in giro Fabregas e il Como stesso, ci son tanti che non vedono l'ora che fallisca. Allora mi ricollego al discorso del calcio italiano e del che cosa bisogna esaltare in questo calcio italiano, perché c'è un progetto come quello del Como e di Fabregas che arriva dall'estero a portare finalmente cose nuove nel calcio italiano e allora arrivano quelli del: "Ma chi è questo? Ma vogliono insegnare il calcio a noi". Sì ragazzi, è meglio se arrivano cose nuove per il calcio italiano, vanno accolte, vanno monitorate, vanno seguite, non subito criticate e subito respinte, vanno tenute d'occhio. Così come per l'Inter di Inzaghi, anche qui ne abbiamo discusso anche nel club di Passione Inter su passioneinter.club, l'altra sera a un certo punto ne parlavamo, del provarci senza poi riuscire a trionfare. E prendono in giro l'Inter di Inzaghi, la Coppa Percorso, ancora questo discorso, cosa che di questo passo tra l'altro nessun'altra squadra italiana farà mai, figuriamoci se qualcuno potrà nemmeno anche solo immaginare di potersi prendere una Coppa Percorso, dell'essere arrivati dove è arrivata l'Inter di Inzaghi. E qui la stiamo ancora a prendere in giro e poi nessuno di quelli che ha preso in giro la Coppa Percorso dell'Inter ha il coraggio di dire che Napoli-Milan è stato uno spettacolo indegno, indegno. Anzi, io mi aspettavo una partita molto più tesa, molto più nervosa e sentita in Inter-Roma e quindi anche meno spettacolare, mentre sulla carta poteva essere più divertente proprio Napoli-Milan, visto che nessuno aveva nulla da perdere, visto che l'obiettivo loro è il quarto posto. E allora lo dico io per tutti, ma bravo Chivu, facciamo un applauso allora a Christian Chivu e brava l'Inter, perché fino al fischio iniziale di Inter-Roma tutti quanti stavamo dicendo occhio perché recuperare il gruppo in questo momento con quello che sta succedendo, l'umore a terra per i tanti italiani e non solo usciti dal mondiale e anche altri che hanno avuto prestazioni non brillantissime con le nazionali e stavamo dicendo è più difficile il lavoro da fare in questo momento rispetto a quello che è stato fatto la scorsa estate quando Chivu è arrivato da inesperto e poco conosciuto e c'era stato il mondiale per club con lo spogliatoio disintegrato praticamente dopo il Paris Saint-Germain. In diretta
la settimana scorsa durante la sosta più dell'80% degli interisti che erano in diretta con noi dicevano che il momento era è molto più difficile questo momento, quello del pre-Inter Roma, piuttosto che quello della scorsa estate. E invece si è vinto così con questa prestazione contro la Roma, guadagnando un altro punto sulla seconda in classifica con un calendario che adesso è piuttosto equilibrato. Anche qui stavamo facendo un po' di ragionamenti sulle prossime sfide. L'Inter avrà Inter e Napoli avranno 4 avversari che sono gli stessi, quindi sia l'Inter che il Napoli affronteranno il Como, affronteranno il Parma, affronteranno la Lazio e il Bologna. 4 avversari su 7 sono gli stessi, cambia tra casa e trasferta. Il Napoli avrà 4 partite casalinghe, ma anche l'Inter ne avrà 3 partite casalinghe, quindi loro hanno il vantaggio di una partita casalinga in più. Gli avversari però come livello più o meno sono gli stessi. Il tema sarà già magari il prossimo weekend in cui il Napoli, se non vado errato, gioca prima col Parma rispetto all'Inter che giocherà dopo col Como, quindi ci potrà mettere pressione e sicuramente non è ancora fatta per lo scudetto, però diamo i giusti meriti, cominciamo già da ora a dare i giusti meriti all'Inter e col recupero di tutti poi andiamo a prenderci questo scudetto in faccia a tutti quanti. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, che cosa ne pensate, ditemi la vostra nei commenti, così poi vi leggo stasera in diretta alle 19:30. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete la live, partecipate con noi alle discussioni anche del club di Passione Inter con il QR code qua in alto, passioneinter.club. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.